Buongiorno a tutti, bentrovati in un nuovo book tag. Questo l'ho trovato su internet, non ricordo dove, e taggo a mia volta un po' di canali se volessero riproporlo. In questo tag bisogna scegliere dei titoli che iniziano con le lettere che compongono il proprio nome. Il mio nome è Silvana, quindi sceglierò dei titoli che iniziano con queste lettere. Cominciamo. La prima è la S. Vi propongo Sinfonia Mortale di Anne March. Un thriller ambientato nel 1700 dove c'è un delitto dove un unico testimone è un giovanissimo Mozart. Un giallo molto carino se vi capita. Poi numero 2, la I, Il diavolo vestito di velluto di John Dixon Carr, questo. Anche questo è un giallo storico. Praticamente c'è un professore di storia che scopre nella sua casa per le vacanze, 2 secoli prima un uomo identico a lui, sembra il suo gemello, era stato accusato di aver ucciso la moglie. Naturalmente lui non crede che sia colpevole e vuole riuscire a scagionarlo e scoprire la verità. Allora fa un patto col diavolo per andare indietro nel tempo, però il patto comprende che se lui cambierà la storia, ehm, non potrà tornare nel suo tempo. Andrà nel 1600 e poi non vi svelo come finisce, dovete leggere il libro. Numero 3, la L, lesioni personali, vi propongo di Scott Turow, questo. Un legal thriller molto bello dove c'è praticamente un avvocato di successo specializzato in lesioni personali per le assicurazioni. Viene preso a cercare di corrompere un giudice e allora fa un patto, decide di parlare, di dire tutto quello che c'è sotto i processi pilotati, eccetera, e verrà fuori tutto quello che c'è sotto, insomma, tutto il marcio. Molto bello questo libro. Numero 4, la V, Vicolo Cannery di John Steinbeck, questo. Un libro breve di Steinbeck dove si racconta la vita della gente povera che vive in questo vicolo praticamente. Dal premio Nobel per la letteratura, un bellissimo romanzo che racconta la vita della gente povera dei diseredati d'America. Numero 5, la A, Akhenaton il faraone eretico, questo, che racconta la vita di questo faraone che voleva, lui credeva in un solo Dio e voleva eliminare le caste sacerdotali che vivevano, che lucravano, erano molto ricche in Egitto e invece i sacerdoti si ribellano. Akhenaton era il padre o forse il fratello maggiore di Tutankhamon, non è mai stato chiarito. E naturalmente si metterà contro la casta sacerdotale, poi non vi spiego come va a finire, dovete leggere il libro. E l'autore è un premio Nobel per la letteratura, un egiziano. Numero 6 vi propongo la N, 9 miglia di Rob Ryan. Questo è un libro di cui non ho ancora parlato, approfondirò meglio nel prossimo wrap up perché l'ho letto molto di recente. Comunque è un noir per la serie Il giallo Mondadori. Ed il protagonista fa il tassista notturno a Atlantic City. Era stato condannato al reformatorio perché insieme a un gruppo di amici avevano tirato un sasso addosso a una macchina uccidendo un'intera famiglia. E il figlio del boss, che era quello che li aveva incitati a fare questa cosa, non viene condannato, anzi viene condannato a una pena più leggera in un carcere molto più leggero del loro. E anni dopo, molti anni dopo, da adulto, gli capita di rincontrarlo e vuole fargliela pagare. Cerca di riunire i suoi ex amici e di farla pagare a questo uomo oramai adulto. C'è anche una storia con la fidanzata di Ed, di quando era giovane, la sua ex fidanzata, che adesso sta con il figlio del boss, mentre lui la sta cercando, vuole rintracciarla ovunque e forse alla fine riuscirà a scoprire dov'è. Poi l'ultimo, con la A, vi propongo l'amico americano, se non consideriamo l'articolo, amico inizia con la A, un libro di Patricia Highsmith da cui è stato tratto un bellissimo film con John Malkovich di Liliana Cavani, sempre con protagonista Tom Ripley, infatti è lui l'amico americano. Praticamente un giovane corniciaio viene convinto a commettere un delitto, però non è capace, combina pasticcio. E l'amico americano che sarebbe Tom Ripley è quello che l'ha incitato
e si troverà in un sacco di guai con la malavita. Molto bello come libro. Bene, per oggi il tag è finito. Vi invito a riproporlo se voleste a vostra volta agli altri canali. Voi che avete visto il video, se vi è piaciuto, condividetelo, mettetemi un like e commentate. Grazie per la visione, a presto. Ciao a tutti.